Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi presento questo gioiellino. Questo è un nuovo filato della Mistrico Superstar. Con questo filato io ho realizzato questo vestito che è veramente molto bello, anche diciamo merito anche del filato. Come potete vedere dall'immagine è molto lucido e luminoso, è morbidissimo. Infatti vi dico subito la composizione di questo filato. Allora, questo filato è 40% poliestere, 31% poliestere metallizzato, quindi lamè. Il 40% ci sono delle micro paillette, 24% lana merinos e 5% microfibra. In tutto in 50 grammi 130 metri. Va lavorato con l'uncinetto o i ferri del 5 o del numero 6. Allora, io ho lavorato il mio vestito con l'uncinetto del 3,5, del 4 e del 4,5, quindi col 3,5 si lavora anche benissimo, poi dipende anche dalla mano. Allora, per quanto riguarda il vestito, io ho preso la circonferenza dei fianchi e del seno, quindi sono partita dalla misura maggiore. Ho lavorato su un multiplo di 23 catenelle, ho chiuso a cerchio e ho iniziato a lavorare il mio vestito dal basso verso l'alto. Arrivata all'altezza degli scalfi, ho staccato diciamo la lavorazione e ho fatto le maniche a parte. Dopodiché ho unito le maniche, ho piegato il mio lavoro, l'ho piegato in due, quindi ho preso la misura degli scalfi e ho applicato le maniche. Dopodiché poi ho applicate le maniche, ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare all'altezza sotto, diciamo leggermente sotto le spalle, ok? Nel video io seguo uno schema, quindi vi lascio poi nell'introduzione del video, metto anche lo schema del lavoro, del punto, così per chi avesse difficoltà a capire la mia spiegazione, lascio lo schema, così può seguire lo schema, ok? Allora, io penso che ho detto tutto e quindi adesso vi lascio al tutorial. Allora, per spiegare il punto vi faccio un campione. Allora, io nel mio vestito ho montato 161 catenelle per una taglia 46. Ho iniziato con l'uncinetto le mie catenelle con l'uncinetto del 4,5 e quindi poi ho lavorato il mio vestito con l'uncinetto del numero 4. Quindi adesso, dato che vi faccio vedere un campione, io ho montato 69 catenelle, quindi lavoriamo su un multiplo di 23 catenelle. Allora, fatte le catenelle, chiudo a cerchio, quindi vi faccio vedere il punto lavorato in tondo. Quindi vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima, così. Inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, lavoro 9 maglie alte. Allora 4, 5, 'quindi sono 2, 4, 6, 7, 8, 9. Quindi abbiamo fatto 9 maglie alte. Adesso lavoriamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base, nella terza catenella lavoriamo 3 maglie alte lavorate nella stessa maglia, quindi facciamo 2 catenelle, salto 1, 2, nella terza maglia lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie,
Nella terza inizio a lavorare una maglia alta non chiusa, dobbiamo lavorare 2 maglie alte chiuse insieme, di salto 1 2, nella terza lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da 2, maglia seguente, maglia alta non chiusa. Adesso chiudo le maglie, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Uno, maglia seguente 2, maglia seguente 3. Adesso 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta non chiusa, maglia seguente, maglia alta non chiusa, così, e adesso chiudo le maglie. E adesso dobbiamo ripetere, quindi facciamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie e lavoriamo 9 maglie alte, poi ancora 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base, nella terza lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie e ripetiamo 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi dobbiamo ripetere questo per tutto il giro. Il giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, così, e abbiamo fatto il primo giro. Andiamo al secondo, qui. Adesso sulle 9 maglie alte lavoriamo le prime 2, lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme, poi lavoriamo 5 maglie alte, alla fine lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme. Allora facciamo 1 2 3, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 1 perché sono all'inizio, e adesso chiudo le maglie. Lavoro adesso 5 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio una maglia non chiusa, esco solo da 2, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia non chiusa ed esco solo da 2, così, e adesso chiudo le maglie. 2 catenelle di separazione. Qui adesso, dove abbiamo le 3 maglie alte, dobbiamo aumentare i lati, quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta nella maglia centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia. 1 2, facciamo 2 catenelle di separazione, 1 2, qui dove abbiamo 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme. Adesso dobbiamo chiudere 2 maglie insieme, quindi vado sulla prima e faccio una maglia alta non chiusa, vado sulla seconda maglia e lavoro una maglia alta non chiusa, e faccio 1, maglia seguente 2, adesso chiudo. Abbiamo una maglia alta, nella maglia seguente abbiamo una maglia alta, quindi lavoro la mia maglia alta e adesso 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta non chiusa, qui dove abbiamo le 2 maglie chiuse lavoro una maglia alta non chiusa, così, e adesso chiudo le maglie.
2 catenelle di separazione e adesso ricomincio qui a lavorare, a diminuire, quindi lavoro 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta non chiusa, maglia seguente, maglia alta non chiusa, adesso chiudo le maglie, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e chiudo. Adesso facciamo 2 catenelle di separazione e rifacciamo quello che abbiamo fatto qui, quindi dove abbiamo le 3 maglie alte lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia, una maglia alta centrale, 2 maglie alte sulla terza maglia, va bene? Quindi dobbiamo ripetere per tutto il giro questo. Adesso io ho fatto le 5 2 maglie alte chiuse insieme, 5 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, facciamo 2 catenelle di separazione e lavoriamo questo, 2 catenelle di separazione e lavoriamo 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme. Allora sono arrivata alla fine del giro, del secondo giro, faccio le 2 catenelle di separazione, chiudo qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, vado al terzo giro, facciamo 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 1, adesso chiudo le maglie, 3 maglie alte, quindi andiamo nella prima, seconda e terza maglia, lavoriamo 1, 2, 3 maglie alte e poi 2 maglie alte chiuse insieme, vi faccio la prima, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta non chiusa, vado qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, entro e lavoro una maglia alta non chiusa e adesso chiudo le maglie, 2 catenelle di separazione, quindi qui abbiamo 2 catenelle di separazione, quindi all'interno lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, quindi vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e adesso qui andiamo avanti a lavorare sulla prima maglia, facciamo 2 maglie alte, 3 maglie alte nelle maglie seguenti e 2 maglie alte nell'ultima maglia, quindi in tutto poi abbiamo 7 maglie alte. Allora vado nella prima maglia, qui dove abbiamo le 5 maglie alte, lavoro 2 maglie alte, 1, 2, scusate un attimo che si è un nodino, allora dicevo 2 maglie alte sulla prima maglia, poi lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte sull'ultima maglia, 1, 2, qui adesso facciamo 2 catenelle di separazione e lavoriamo qui dove abbiamo 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme, lavoriamo 3 maglie alte tutte chiuse insieme, quindi faccio 2 catenelle, ecco, qui abbiamo 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta non chiusa,
vado nella maglia centrale e lavoro una maglia alta non chiusa, vado nella terza maglia dove abbiamo le due maglie chiuse insieme e lavoro una maglia alta non chiusa, così. E adesso chiudo le maglie, 2 catenelle di separazione e cominciamo di nuovo da qui. Quindi facciamo 2 maglie alte chiuse insieme, scusate, allora facciamo 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme. Scusate, mi ero confusa, sono tornata giù. Allora adesso faccio 2 catenelle di separazione, vado qui dove abbiamo le due maglie chiuse insieme, faccio una maglia alta non chiusa, maglia seguente, maglia alta non chiusa e adesso chiudo. Lavoro 1 maglia seguente, 2 maglia seguente, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 2 catenelle di separazione e qui nell'archetto lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e qui lavoriamo sulla prima maglia 2 maglie alte, 1, 2, maglia seguente lavoriamo una maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta e nell'ultima maglia lavoro 2 maglie alte, quindi adesso abbiamo 7 maglie alte, 2 catenelle e adesso qui chiudiamo le maglie insieme, quindi dobbiamo chiudere le 3 maglie insieme. Andiamo qui nella prima e facciamo una maglia alta non chiusa, maglia seguente maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 2, vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta non chiusa, esco solo da 2 e adesso chiudo così, 2 catenelle e ripeto da qui, va bene? Lavoro 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, nell'archetto delle 2 catenelle lavoro le 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e qui dove abbiamo le maglie alte, le 5 maglie alte, lavoriamo gli aumenti. Sulla prima maglia 2 maglie alte, poi lavoriamo 3 maglie alte e sull'ultima maglia 2 maglie alte. Ok, così. Sono arrivata alla fine del terzo giro, quindi vado a chiudere qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, ho fatto le mie 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Adesso facciamo il quarto giro, lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme, quindi inizio con 3 catenelle che sono sempre la prima maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta non chiusa, esco da 1 e adesso chiudo tutte le maglie. Adesso lavoriamo una maglia alta nella maglia seguente, e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi maglia seguente, maglia alta, chiusa a metà, esco solo da 2, vado qui dove abbiamo le 2 maglie chiuse insieme, entro e lavoro una maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 2 e adesso chiudo le maglie, 2 catenelle di separazione. Qui nel giro precedente abbiamo fatto 3 maglie alte, quindi adesso siamo qui e lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia, una maglia alta centrale e 2 maglie alte qui sulla terza maglia. Ecco, quindi vado sulla prima maglia e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta nella maglia centrale
e 2 maglie alte sull'ultima maglia, nella terza maglia, 2 catenelle di separazione, 1, 2. Adesso qui dobbiamo ancora lavorare, aumentare, quindi dobbiamo arrivare a 9 maglie alte, quindi vado sulla prima maglia e lavoro 2 maglie alte sulla prima maglia, poi lavoro 5 maglie alte e sull'ultima maglia lavoro 2 maglie alte, quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta, rientro e lavoro ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, vado nella maglia seguente, lavoro la terza, poi ancora la quarta, poi ancora la quinta e sull'ultima maglia lavoro 2 maglie alte, quindi 1, rientro, 2, 2 catenelle di separazione, quindi abbiamo fatto 2 catenelle, adesso qui saltiamo, vi faccio vedere qui, quindi faccio 2 catenelle di separazione, salto dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e ricomincio a lavorare qui, ecco, salto le 3 maglie, vado qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà e chiudo una maglia alta nella maglia centrale e adesso chiudo lavorando 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta non chiusa, qui dove abbiamo le 2 maglie chiuse insieme lavoro una maglia alta non chiusa e adesso chiudo le maglie, 2 catenelle di separazione e qui dove abbiamo le 3 maglie alte lavoriamo sulla prima maglia 2 maglie alte, 1, 2, stiamo ripetendo questo, poi maglia centrale, maglia alta, 2 maglie alte sull'ultima maglia, quindi sulla terza maglia, 1, 2, 2 catenelle e qui dobbiamo lavorare 9 maglie alte, quindi vado sulla prima e lavoro 2 maglie alte, 1, rientro, 2, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, andiamo sulla terza, sulla quarta e sulla quinta, sull'ultima maglia lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, saltiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e ripetiamo il giro, va bene? Cioè il disegno, quindi vado avanti così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 2 catenelle e ho chiuso qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme. Adesso facciamo il quinto giro, quindi adesso lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme, faccio 3 catenelle che sono come sempre la prima maglia alta, vado nella maglia centrale e lavoro una maglia alta non chiusa, vado qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia alta non chiusa e adesso chiudo le maglie, 2 catenelle di separazione, 1, 2, vado qui dove abbiamo le 5 maglie alte, vado sulla prima maglia e lavoro 2 maglie alte, 3 maglie alte nelle maglie seguenti e 2 maglie alte sull'ultima maglia. Allora vado qui sulla prima maglia e lavoro 2 maglie alte, 1, rientro, 2, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi abbiamo fatto 3 maglie alte e nell'ultima maglia lavoro 2 maglie alte, quindi 1, rientro, 2, 2 catenelle di separazione.
Adesso qui dobbiamo lavorare 9 maglie alte sulle 9 maglie alte, quindi qui nel giro precedente abbiamo fatto 9 maglie alte, quindi adesso qui lavoriamo 9 maglie alte sulle 9 maglie. Vado sulla prima e lavoro una maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E adesso ripetiamo, quindi facciamo 2 catenelle di separazione, qui lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, quindi qui abbiamo 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, esco solo da 2, maglia centrale, maglia alta chiusa a metà, vado sull'ultima maglia dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, lavoro una maglia alta chiusa a metà, così, e adesso chiudo le maglie, 2 catenelle, e qui dove abbiamo le 5 maglie alte lavoriamo 7 maglie alte, 2 maglie alte sulla prima maglia, poi lavoriamo 3 maglie alte e 2 maglie alte sull'ultima maglia, ok? Quindi arrivo alla fine del giro. Sono alla fine del quinto giro, quindi ho fatto le mie 2 catenelle, vado a chiudere qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, così. Adesso con delle maglie bassissime arrivo qui sulla prima maglia, allora ok, e vado qui, quindi abbiamo finito il quinto giro, adesso andiamo al sesto giro. Qui abbiamo 7 maglie alte, quindi lavoriamo adesso 2 maglie alte sulla prima maglia, poi lavoriamo 5 maglie alte e sull'ultima maglia lavoriamo 2 maglie alte. Allora 1, 2, 3 catenelle, come sempre sono la prima maglia alta, rientro e lavoro ancora una maglia alta, poi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente, maglia alta nella maglia seguente, e nell'ultima maglia lavoro 2 maglie alte, quindi adesso abbiamo 9 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 1, 2, e qui dove abbiamo le 9 maglie alte, nel giro precedente abbiamo lavorato 9 maglie alte, adesso qui iniziamo a diminuire, quindi lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme, 5 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi lavoriamo la penultima e l'ultima maglia chiuse insieme. Allora vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta chiusa a metà, esco solo da 2, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, esco solo da 2, adesso chiudo le maglie, continuo a lavorare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, e adesso lavoro le ultime 2 maglie chiuse insieme, 1, 2, e adesso chiudo le maglie, 2 catenelle di separazione, saltiamo dove abbiamo lavorato le 2 maglie alte, le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi saltiamo e andiamo qui dove abbiamo le 7 maglie alte e lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia, poi lavoriamo 1,
2, 3, 4, 5 e nell'ultima maglia lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2, così. Quindi vado avanti fino alla fine del giro. Quindi adesso qui abbiamo aumentato le maglie, qui adesso invece le dobbiamo diminuire, dove abbiamo lavorato 9 maglie alte. Allora, ecco, qui dobbiamo diminuire, quindi adesso dobbiamo lavorare 2 maglie alte chiuse insieme, 5 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme. Ve lo faccio rivedere qui. 1, 2 e chiudo. Mi dà fastidio il foglio. Poi lavoriamo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e chiudo. Abbiamo fatto questo, quindi adesso facciamo 2 catenelle di separazione e lavoriamo qui 2 maglie alte sulla prima maglia, 5 maglie alte, 2 maglie alte sull'ultima maglia. Va bene? Quindi ci vediamo alla fine del giro. Eccomi alla fine del sesto giro, quindi ho fatto le mie 2 catenelle qui, ho diminuito le maglie, quindi ho fatto 2 maglie alte chiuse insieme, 5 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme. Allora, qui adesso andiamo al settimo giro, quindi devo lavorare 9 maglie alte sulle 9 maglie alte. Qui abbiamo aumentato, quindi adesso lavoriamo le maglie come si presentano, 9 maglie alte. Quindi inizio 3, 1, 2, 3 catenelle, maglia seguente, maglia alta, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 catenelle di separazione. Nell'archetto delle 2 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1, 2. Qui abbiamo 2 maglie alte chiuse insieme, 5 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, quindi lavoro 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e chiudo. Poi 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2. Allora noi adesso stiamo ricominciando da qui, stiamo iniziando di nuovo dal primo giro, quindi il punto, il disegno si lavora su 7 giri. Noi abbiamo iniziato da qui, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qui nel settimo si ricomincia dal primo, ok? Quindi la lavorazione è facile. Adesso io ho lavorato le 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme. Qui abbiamo 9 maglie alte, faccio le 2 catenelle di separazione. Le 2 catenelle di separazione le dobbiamo fare sempre. Quindi lavoro 9 maglie alte sulle 9 maglie alte. Ok, poi 2 catenelle di separazione e qui nell'archetto lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e qui facciamo la diminuzione, quindi vado nella prima maglia, 1, seconda maglia,
ed esco da 2 e adesso chiudo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e 2 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, ok, 2 catenelle di separazione e ricominciamo. 9 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle, 2 maglie 2 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme, va bene? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro e poi ricominciate da qui. Quindi stiamo partendo da qui, poi dovete continuare fino ad arrivare al settimo giro. Si lavora su 7 giri questo punto. Andate avanti, decidete la lunghezza, se volete fare la maglia o un vestito. Io ho fatto il vestito, io sono andata avanti per 70 centimetri, 70-75 centimetri, ok? Quindi quando è arrivata alla lunghezza desiderata, poi facciamo le maniche. A dopo, ciao! Allora, io ho lavorato e sono arrivata alla mia lunghezza, ho lavorato per 70 centimetri. Ora, voi, man mano che lavorate, decidete quanto volete fare lungo il vostro vestito, ok? Se volete un vestito corto oppure più lungo. Quindi, fatto il mio vestito, io già l'ho piegato in due, l'ho messo in due e ho preso, scusate, la misura del sottobraccio. A parte ho fatto le maniche. Per le maniche ho lavorato, la lunghezza della mia manica è 47 centimetri. Allora, nella manica non ci sono aumenti, ho fatto un gioco di uncinetti, ok? Quindi ho iniziato con l'uncinetto del numero 4, ho avviato 46 catenelle, ricordo che lavoriamo su multiplo di 23 catenelle, quindi fatte le mie 46 catenelle ho chiuso a cerchio e ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo fino e ho fatto qui dove ho messo il marcapunti, quindi ho fatto una foglia con l'uncinetto del 3 e mezzo, dopodiché ho messo qui un marcapunti e ho lavorato per 2 foglie con l'uncinetto del numero 4. Finite le 2 foglie ho continuato fino alla fine della mia manica con l'uncinetto del 4 e mezzo, va bene, per allargare un pochino e quindi non ci sono aumenti. Quindi piegando il vestito adesso dobbiamo mettere le maniche. Allora, io ho 7 motivi perché ho iniziato con 161 catenelle, quindi mi risultano 7 motivi. Allora, io ho messo 4 motivi davanti e 3 dietro per le spalle, quindi quando abbiamo un motivo in più va messo sempre sul davanti, va bene? Ora, fatte le maniche, quindi non vi faccio vedere come fare le maniche perché il punto ve l'ho spiegato, quindi se lo faccio con 69 catenelle o lo faccio con 46 catenelle il punto è sempre quello, quindi fate le vostre maniche, arrivate all'altezza del vostro, diciamo, del sottobraccio, perché con la manica dobbiamo arrivare al sottobraccio, sotto l'ascella. Allora, ho messo qui i miei marcapunti. Allora, io ho finito il giro qui. La foglia non è proprio finita perché ho finito, vi faccio vedere, vediamo se riesco a trovare lo schema. Allora, qui, quindi ho finito il mio giro con le 2 maglie alte chiuse, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse e qui abbiamo le 3 maglie alte. La stessa cosa ho fatto anche nella manica. Quindi cosa faccio? Allora, prendo qui come dicevo le 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme e metto qua così e chiudo qui dove abbiamo le 3 maglie alte.
non so se si riesce a vedere qua, così. Quindi qui metto un marcapunti e la stessa cosa faccio da questa parte, così. Quindi questa è la parte che poi sotto al braccio va cucita e questa è la manica, ecco. Ora metto dei marcapunti anche qui, così. Ecco, quindi adesso la stessa cosa faccio dall'altra parte, di qua. Allora questo lo chiudo e metto la mia manica. Qui. Allora, qui ho le 3 maglie alte e 3 maglie alte, quindi metto il marcapunti, così. La stessa cosa dall'altra parte, e qui. Qui metto dei marcapunti giusto per fermare, così. Poi alla fine quando diciamo quando finisco il vestito questa parte poi va cucita. Ok, allora io questa lavorazione già l'ho fatta in altri tutorial. Sembra difficile ma non lo è. Allora ecco qua, ho messo le maniche con i marcapunti. Adesso devo prendere il filo e inizio a lavorare, continuo a lavorare il mio motivo. Quindi qui abbiamo le 2 4 6 8 9 maglie alte, quindi dobbiamo iniziare poi da le 2 maglie alte chiuse insieme, le 5 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme. Ok, quindi adesso prendo il filo e iniziamo la lavorazione. Inserisco l'uncinetto qui dove abbiamo le 3 maglie alte, quindi prendo il filo e faccio un nodino, anzi faccio doppio, così. Adesso qui dove abbiamo le 3 maglie alte dobbiamo lavorare nella prima maglia 2 maglie alte, una maglia alta nella maglia centrale e 2 maglie alte. Quindi inizio e faccio 1 2 3. Allora la parte adesso, la parte alta, lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo per stringere un pochino, rientro nella maglia e lavoro la maglia alta, una maglia alta nella maglia centrale e 2 maglie alte sulla terza maglia, così, 2 catenelle. Allora io ho messo il vestito, diciamo la parte del corpo e la manica, ho fatto combaciare le 3 maglie alte, però le 3 maglie alte della manica le salto e vado a lavorare direttamente qui dove abbiamo 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado qui nelle 2 maglie alte chiuse, faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, una maglia alta nella maglia centrale e 2 maglie alte chiuse insieme, 1 2,
così, 2 catenelle. Quindi adesso sto lavorando la manica, lavoriamo in tondo, quindi lavoriamo la parte del corpo e lavoriamo intorno anche alle maniche. Allora, qui dobbiamo diminuire, quindi adesso devo lavorare 2 maglie alte chiuse insieme, 5 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, qui dove abbiamo le 9 maglie alte. Quindi vado sulla prima maglia e faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, e adesso chiudo. Poi 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi facciamo la prima, 1, 2 e chiudo. 2 catenelle, qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi lavoro 2 maglie alte nella prima maglia, 1, 2, una maglia alta centrale, 2 maglie alte sull'ultima maglia, quindi nella terza maglia, 2 catenelle. Ecco, qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi le salto e vado a lavorare qui dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, quindi salto le 3 maglie alte. Questa va poi cucita qui nella parte del sottobraccio, quindi faccio 1, 2 e chiudo. Una maglia alta centrale e 2 maglie alte chiuse insieme, quindi il lavoro non cambia, abbiamo aggiunto diciamo solo le maniche, quindi adesso dobbiamo lavorare anche i motivi delle maniche a giro. Quindi adesso vado avanti con la mia lavorazione e faccio la stessa cosa nell'altra manica, ok? Quindi lavoro tutta la parte diciamo del busto, poi lavoro, faccio la stessa lavorazione che ho fatto qui e poi arrivo alla fine del giro, quindi ci vediamo alla fine del giro. Allora sono arrivata alla fine del giro, quindi ho lavorato le mie 2 maglie alte chiuse insieme, le 5 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio 2 catenelle e chiudo qui nella terza catenella iniziale, quindi abbiamo iniziato qui dove abbiamo fatto gli aumenti. Adesso continuo a lavorare, quindi continuo la mia lavorazione, continuo a lavorare come da schema, quindi adesso abbiamo lavorato, siamo qui dove abbiamo le 2 maglie alte, una maglia alta e 2 maglie alte, diciamo abbiamo fatto gli aumenti, quindi adesso devo continuare a lavorare, lavoro fino ad arrivare a questa altezza, quindi sotto la spalla, quindi farò pochi giri. Adesso abbiamo unito qui le maniche, ok? Quindi adesso vado avanti fino ad arrivare sotto le spalle, perché diciamo vorrei cambiare anche un pochino la lavorazione, forse anche il filato cambierò, va bene? Quindi intanto vado avanti qui sotto, arrivo sotto la spalla e poi vediamo cosa fare. Eccomi qua, allora io sono arrivata all'altezza sotto, leggermente sotto la mia spalla. Allora vi faccio vedere dove sono arrivata. Io in pratica adesso devo fare questo giro, quindi per me è l'ultimo giro, però farò questo giro senza le catenelle di separazione in modo da stringere un pochino, ok? Quindi lavoro tutte le maglie, continuo la lavorazione del disegno, però non faccio le catenelle di separazione.
Allora, qui dovrei lavorare 9 maglie alte perché ho 7 maglie alte, quindi dovrei aumentare. Io non aumento, quindi lavoro 7 maglie alte sulle 7 maglie alte. 2, 3, sto lavorando con l'uncinetto del 3 e mezzo. Ok, adesso non faccio le 2 catenelle di separazione, vado direttamente qui dove abbiamo le 9 maglie alte, però qui faccio la diminuzione. 2, 3, 4, 5 e la diminuzione 1, 2. Qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, le salto e vado direttamente qui dove ho le 7 maglie alte. In questo modo il vestito nella parte superiore stringe. Ok, e vado avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro faccio ancora un giro tutta maglia bassa e poi taglio il filo. In pratica poi la parte superiore del vestito è finita. Poi nascondo tutti i fili, do una vaporizzata al vestito, poi lo metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossato. Questa è una taglia 46, qui il manichino è piccolo, ha una taglia 38-40, io comunque adatterò il mio vestito al manichino, ok? Va bene, quindi io adesso finisco i miei giri e poi vi faccio vedere come viene indossato. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial. Un bacione a tutti, ciao!